Sono Jacopo Veneziani e tra poco diventerò uno dei protagonisti dell'illustrissimo Festival della Bellezza in un luogo che un po' tempio della bellezza può essere definito, Villa Meriggio, che è uno scrigno di opere d'arte che vi invito a scoprire se non ci siete mai stati, e all'ombra di Villa Meriggio parleremo proprio di artisti, di arte, in particolare di arte parigina di inizio Novecento. Io ho sempre pensato che l'arte sia una sorta di messaggio in bottiglia che qualcuno a un certo punto lancia nel mare sperando che prima o poi venga intercettato, e incontri come quello di questa sera permettono di aprire questa bottiglia, di cercare di interpretare questi messaggi che altri esseri umani come noi hanno cercato di mandarci, magari in lingue diverse da quella che parliamo noi oggi, in tempi diversi da quello in cui noi viviamo, però in realtà a volte dicendoci delle cose che ci aiutano anche nel nostro presente. Quindi più messaggi in bottiglia per tutte, anche qualche cavatappi, perché poi queste bottiglie qualcuno le deve anche aprire. Questa sera mi aspetta una sfida un po' complicata perché non proietterò nessuna immagine, io cercherò di costruire un racconto che possa fare viaggiare nel tempo i presenti che mi ascolteranno per andare dove? Nella Parigi di inizio Novecento, che è diventata una vera e propria calamita per artisti. Picasso, Modigliani, Chagall, Soutine, Brancusi, tutti volevano andare lì, e allora cercheremo di seguire qualche passo di questi grandi artisti per cercare di capire come nasce, come si sviluppa il mito di Parigi, cioè perché Parigi e non altre città, che strana energia c'era negli atelier di Montmartre, nei locali notturni di Montparnasse, e perché Picasso è diventato Picasso proprio grazie al suo soggiorno parigino, o perché Modigliani è diventato uno dei pittori più noti del Novecento dopo gli anni trascorsi in Francia. Questa balconata da cui si vede la platea che si sta riempiendo mi sembra il posto perfetto per dirvi che sono molto contento di essere qua. Sarà un piacere partecipare a questa serata perché per me è una sorta di gesto di generosità di Alessandra e Denis, che hanno preso questa villa, l'hanno fatta rinascere e l'hanno trasformata, e soprattutto, cosa importante, molto nobile, l'hanno aperta al pubblico, condividendola, usandola come palcoscenico per condividere l'arte. Quindi è stato un grande piacere, sono molto contento di partecipare a questo, anche se momentaneamente, ma io spero di tornare a questo atto di generosità.